Bene, bene, benvenuti al nostro oroscopo segni lunare del sabato. Questa settimana ci accompagna verso l'apice energetico e psicologico di questo mese. Il seme materiale che è stato piantato con il novilunio in Toro giunge alla sua massima fioritura e visibilità con la potentissima luna piena in Sagittario. Vi ricordo che per avere una luna piena dobbiamo avere il sole dall'altra parte, quindi se il sole è in Gemelli la luna piena sarà in Sagittario e sarà domenica 31 maggio. Se volessimo parlare in termini segni lunari, il plenilunio è il momento dell'illuminazione. Ciò che era inconscio emerge prepotentemente alla coscienza. L'asse Gemelli Sagittario ci sfida a unire i puntini. Il sole in Gemelli raccoglie un po' i frammenti, informazioni e pensieri sparsi, mentre la luna in Sagittario esige che tutto questo rumore venga sintetizzato in una verità unica, espansiva e che abbia un senso. Il viaggio della settimana ci preparerà a questa rivelazione passando per la mediazione, la discesa negli abissi e infine quello che viene chiamato normalmente il volo in segni lunarità. Bene, allora, lunedì 25 e martedì 26 la luna è in bilancia, gibbosa crescente, e quindi la settimana si apre un po' con quello che l'oroscopo junghiano lunare chiama l'archetipo dell'amante, cioè la psiche che cerca disperatamente l'armonia, l'equilibrio e l'accordo con l'altro. È una fase in cui dobbiamo evitare i conflitti diretti per tessere le alleanze. Attenzione, perché il compromesso non deve diventare una maschera che soffoca la vostra individualità. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio la luna sarà in Scorpione, gibbosa crescente. L'illusione della forma perfetta si spezza, entriamo in quello che è il cosiddetto dominio della Fenice. L'energia si fa viscerale, sospettosa e profondamente trasformativa. La psiche è costretta a scendere nell'ombra affrontando i tabù, il controllo e le paure inconsce. È la cosiddetta notte buia dell'anima che precede quella che è inevitabilmente l'illuminazione. È un po' come le case solari. Se state cominciando a capire, sto alzando un po' il livello. Gli ultimi giorni della settimana l'energia emerge dalle acque torbide dello Scorpione e si incendia. L'archetipo del filosofo e del ricercatore prendono il comando di questo ciclo lunare. Si perfeziona il plenilunio con un'esplosione di sincerità, voglia di libertà e fame di significato. I dogmi saltano, la visione si espande, la verità personale richiede di essere vissuta e gridata al mondo senza più filtri. Bene, queste erano le caratteristiche generali dei giorni. Ora andiamo a vedere la segni lunarità per segno di nascita. Questo vuol dire che dovete vedere la luna nel vostro segno di nascita. Siete nati con la luna in Scorpione, dovete consultare lo Scorpione. Siete nati con la luna in Ariete, dovete consultare l'Ariete, ok? Niente mix, niente ascendenti, niente cretinate varie. Bene, Ariete, allora, iniziate la settimana con l'opposizione della bilancia che frena il vostro individualismo, costringendolo a specchiarvi nei bisogni del partner. La tensione emotiva cresce a metà settimana, spingendovi a confrontarvi con le paure profonde legate al controllo. Ma il fine settimana è un trionfo. Il plenilunio in Sagittario è un magnifico trigono di fuoco che sblocca ogni stallo. C'è la rinascita, la libertà, la fierezza nella vostra verità. Non scappate dal confronto scomodo di metà settimana. La rivelazione e la libertà che vi aspettano domenica saranno tanto più autentiche quanto sarete stati onesti nell'affrontare le vostre ombre. Toro. Lunedì e martedì vi focalizzate sulla routine per mantenere l'equilibrio, ma l'opposizione dello Scorpione a metà settimana è una scossa sismica. I vostri legami intimi vengono testati, emergono gelosie o attaccamenti che necessitano di trasformare qualcosa. La luna piena in Sagittario nel weekend illumina il settore delle risorse condivise e del vostro potere personale. La vera sicurezza non si ottiene trattenendo le persone o le cose. Il plenilunio vi chiede di lasciare andare un vecchio schema di possesso per sperimentare la vera abbondanza che risiede nella fluidità del cambiamento. Gemelli, l'area della bilancia a inizio settimana nutre la vostra creatività in modo armonioso. La vera sfida per voi avviene nel fine settimana. La luna piena in Sagittario si oppone esattamente alla luna di nascita e al sole attuale. È un momento di culmine relazionale. Verrete chiamati a prendere una posizione chiara, smettendo di giocare con le innumerevoli sfaccettature della mente per incarnare un'unica e definitiva scelta affettiva e vitale. L'eterna fanciullezza della mente deve prima o poi arrendersi a una verità adulta, non c'è niente da fare. Non usate il dubbio come via di fuga. Il plenilunio vi chiede di essere e di credere in qualcosa o in qualcuno fino in fondo. Cancro.
La bilancia inizio settimana acuisce la vostra sensibilità riguardo al nido domestico. Mercoledì e giovedì con la luna in Scorpione trovate una potente corrente alleata. La vostra psiche è in grado di guarire ferite profonde attraverso una magistrale intuizione emotiva. La luna piena in Sagittario nel weekend illumina le vostre incombenze quotidiane, il corpo e la salute. Usate la profonda estasi rigenerante di metà settimana per purificare la vostra vita di tutti i giorni. Il plenilunio vi insegna che la spiritualità non si vive solo nell'astratto, ma nella sacralità con cui curate il vostro tempo fisico. Leone. La diplomazia della bilancia vi sta un po' stretta lunedì e martedì. L'attrito si fa pesante a metà settimana, quando la quadratura in Scorpione vi chiede i conti delle vostre insicurezze interiori e delle radici familiari, spegnendo temporaneamente l'ego. L'esplosione liberatoria arriva nel weekend. Il plenilunio in Sagittario, un inno all'espressione creativa, al romanticismo, al piacere di vivere. Non si può essere re senza aver prima visitato le proprie segrete. Lasciate che la tensione di metà settimana sciolga l'orgoglio ferito. La gioia domenicale sarà purissima solo se priva di arroganza. Vergine. Iniziate la settimana cercando conferme pratiche e stabilità. Il sestile Scorpione di metà settimana vi regala una penetrante lucidità psicologica. Vedete le motivazioni nascoste di chi vi circonda e il banco di prova lo avrete nel fine settimana. La quadratura della luna piena in Sagittario crea tensione fra le vostre responsabilità pubbliche e un disperato bisogno di significato nelle vostre radici domestiche. La ricerca del senso ultimo delle cose richiede che mettiate di microgestire l'universo. Il plenilunio vi esorta ad abbandonare la razionalità per lasciarvi guidare da una visione più vasta e meno controllabile. Bilancia. Con la luna nel vostro segno a inizio settimana, le emozioni sono al centro del palcoscenico, pretendete giustamente armonia e riconoscimento. Lo Scorpione a metà settimana vi spinge a scavare nel vostro senso del valore personale e nelle vostre risorse. La luna piena in Sagittario di domenica illumina il settore della comunicazione. Un'idea, un progetto, un viaggio giunge a una fantastica e liberatoria conclusione. Avete passato giorni a limare parole per non ferire nessuno, ma il plenilunio chiede altro, la vostra verità, ditela. La vostra voce ha un potere trasformativo quando rinunciate alla pura estetica per abbracciare l'autenticità. Scorpione, l'inizio di settimana in bilancia vi vede ritirati, intenti a studiare le dinamiche dell'ombra. Mercoledì e giovedì la luna entra nel vostro segno, siete il padrone incontrastato delle energie psichiche e magnetiche e siete impenetrabile. Il culmine avviene domenica con la luna piena in Sagittario che illumina prepotentemente le vostre finanze, il vostro talento, il vostro attaccamento alla materia. Siete abituati a muovervi nella complessità del mistero, ma il plenilunio vi insegna la potenza della semplicità. Osate dare un valore chiaro e tangibile a ciò che fate. Non c'è più bisogno di nascondere l'oro. Sagittario. La settimana inizia bene con la socialità ariosa della bilancia, segue una fase di reclusione e malinconia a metà settimana, quando sprofonderà nello Scorpione, dove l'inconscio si fa rumoroso, ma il fine settimana vi appartiene totalmente. Domenica vivete la vostra luna piena annuale, un trionfo emotivo, una rivelazione della natura più profonda, ogni maschera cade e siete pronti a dichiarare al mondo cosa siete diventati. Questa luna piena è il vostro personale palcoscenico di verità, non trattenete nulla. La vostra gioia, la vostra visione e perfino la vostra indignazione sono un fuoco sacro che deve incendiare il vecchio per fare spazio al nuovo mito personale. Capricorno, iniziate la settimana concentrando la vostra immagine pubblica sulle alleanze formali. Il transito di Scorpione a metà settimana vi favorisce, regalandovi intuizioni strategiche impeccabili, ma il plenilunio in Sagittario del fine settimana cade nella vostra 12ª casa. L'inconscio si illumina a giorno, portando a galla segreti, vecchi schemi karmici o semplicemente un enorme bisogno di riposo spirituale. Per una volta deponete le armi e l'armatura. Questa luna piena non vi chiede di conquistare il mondo, ma di arrendervi al mistero. L'isolamento e la meditazione saranno le chiavi per chiudere un lungo e faticoso ciclo psichico. Acquario, l'aria della bilancia a inizio settimana vi fa viaggiare alto, fra filosofi e visioni future. Lo Scorpione a metà settimana rappresenta un duro richiamo alla realtà. Le ambizioni professionali richiedono intensità e gestione di crisi. La ricompensa giunge con il plenilunio in Sagittario di domenica, un'illuminazione collettiva che porta a compimento un sogno condiviso con la vostra comunità o la vostra rete di amici. La vostra ribellione ha un senso solo se si trasforma in speranza per gli altri. Usate l'energia esplosiva del plenilunio per ispirare il vostro gruppo.
la vostra verità personale diventa un faro potente quando si unisce a una causa superiore. Pesci. La settimana inizia mettendo l'accento sulle questioni burocratiche e sugli equilibri di potere sottili. Lo Scorpione a metà settimana vi porta nel vostro elemento acqua, espandendo la fede e regalandovi una profonda centratura spirituale. Il banco di prova è domenica, la quadratura del plenilunio in Sagittario illumina a giorno la vostra carriera, la vostra vocazione e la figura genitoriale. Vi viene chiesta una presa di posizione pubblica. Non potete più nascondervi nel mondo dei sogni o dell'ambiguità. Il plenilunio vi espone. È arrivato il momento di farsi carico della vocazione con coraggio, accettando che per brillare nel mondo reale bisogna rinunciare a un po' di rassicurante oscurità. Detto ciò, signori, io vi saluto, vi ringrazio e sono qua per le vostre domande. Un bacio!